telefono usi griglie, colori super precisi e caratteri iperleggibili. Sul telefono, sul computer, ovunque. Ma chi ha deciso che il design dovesse funzionare così? Spoiler, non è Apple. Tutto parte da una scuola nata più di 100 anni fa, la Bauhaus. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo adesso. Qui parliamo di arte e scienza spiegate bene, senza complicazioni. E se vuoi seguirci anche fuori da YouTube, trovi tutti i link ai social in descrizione. E se invece ti piace scoprire curiosità scientifiche e geologiche, Maurizio ha scritto 2 libri che trovi sempre lì sotto. Ora però basta parlare, partiamo! All'inizio del Novecento, il colore non era ancora un vero strumento progettuale, ma qualcosa di legato soprattutto alla pittura e alla sensibilità individuale. Gli artisti lo utilizzavano in modo intuitivo, senza un sistema condiviso, e spesso seguendo regole accademiche molto rigide. Questo significa che il colore non veniva progettato, ma semplicemente scelto. Non esisteva un metodo per prevedere come avrebbe funzionato all'interno di una composizione o che effetto avrebbe avuto sullo spettatore. Il risultato era spesso incoerente perché mancava un controllo consapevole delle relazioni tra i colori e della loro funzione visiva. Tutto cambia nel 1919 con la nascita della Bauhaus, dove il colore entra per la prima volta in un sistema progettuale strutturato. Qui non viene più visto come decorazione, ma come uno strumento attivo per costruire immagini, comunicare informazioni e organizzare lo spazio visivo. Il colore viene studiato insieme alla forma, alla composizione e ai materiali, e diventa parte integrante del processo di design. Questo approccio permette di controllare il modo in cui l'occhio si muove all'interno di un'immagine e come vengono percepite le gerarchie visive. All'interno della Bauhaus, Vassili Kandinsky introduce un livello fondamentale, cioè quello psicologico ed emotivo del colore. Studia come i colori influenzano la percezione e associa a ciascuno caratteristiche specifiche. Il blu tende a creare profondità, distanza e calma. Il giallo è instabile, espansivo e dinamico. Il rosso è forte, diretto e attivo. Questo approccio permette di utilizzare il colore per trasmettere sensazioni precise e costruire un linguaggio visivo che agisce anche a livello inconscio, non solo estetico. Con Joseph Albers il discorso diventa ancora più preciso perché dimostra che il colore non è mai un valore assoluto, ma sempre relativo. Lo stesso colore può apparire completamente diverso a seconda dello sfondo della luce e dei colori circostanti. Questo significa che nel design non esiste un colore isolato, ma solo relazioni tra colori, e che il risultato finale dipende sempre dal contesto visivo. Albers introduce esercizi pratici per allenare l'occhio a riconoscere queste variazioni e a controllarle. Dal punto di vista scientifico, il colore è un fenomeno fisico legato alla luce. Ogni colore corrisponde a una specifica lunghezza d'onda, e ciò che vediamo dipende da quali lunghezze d'onda vengono riflesse da un oggetto e interpretate dal nostro sistema visivo. Per questo oggi lavoriamo con parametri come tonalità, saturazione e luminosità. La tonalità identifica il tipo di colore. La saturazione indica quanto è puro o desaturato e la luminosità definisce il livello di chiaro o scuro. Questi parametri permettono di controllare il colore in modo preciso sia nel design digitale che nella stampa. Su questa base, Johannes Itten costruisce una struttura operativa che rende il colore utilizzabile. Nel design sviluppa il cerchio cromatico, organizzando i colori in primari, secondari e terziari, e definisce i principali contrasti che regolano le relazioni visive tra i colori, come il contrasto di tinta di luminosità, di saturazione, caldo-freddo e complementari. Per esempio, i colori complementari come rosso e verde o blu e arancione generano il massimo contrasto e quindi attirano l'attenzione, mentre colori analoghi creano continuità visiva e armonia. Questo sistema permette di prevedere il comportamento dei colori
e di usarli in modo strategico. Con l'arrivo del digitale, il colore entra anche in una dimensione tecnica precisa. Oggi utilizziamo principalmente due sistemi, RGB e CMYK. Il sistema RGB è basato sulla luce e viene utilizzato negli schermi. Combinando rosso-verde e blu si ottengono tutti gli altri colori fino al bianco, mentre il sistema CMYK è basato sugli inchiostri e viene utilizzato nella stampa, combinando ciano-magenta. Giallo e nero si assorbe la luce fino ad arrivare a tonalità più scure. Questa differenza è fondamentale perché lo stesso colore può risultare molto più brillante su uno schermo e più opaco su carta. Per questo il designer deve sempre adattare i colori al mezzo su cui verranno visualizzati. Dalla Bauhaus a oggi, il colore si è evoluto da scelta intuitiva a sistema progettuale, fino a diventare anche un dato tecnico controllabile. Ma il principio fondamentale non è cambiato. Il colore funziona sempre in relazione a ciò che lo circonda, e saperlo utilizzare significa progettare in modo consapevole ogni elemento visivo, che si tratti di arte design o comunicazione digitale. Un esempio contemporaneo è quello della Amazzonia, trasformata in identità visiva, dove un ambiente naturale estremamente complesso viene sintetizzato in un sistema visivo semplice ma efficace. Il verde dominante non è scelto casualmente, ma calibrato in termini di tonalità, saturazione e luminosità, per rappresentare biodiversità, equilibrio naturale e urgenza ambientale a livello progettuale. Questo colore deve funzionare su schermo, in RGB, mantenendo brillantezza e visibilità, ma anche in stampa, in CMYK, senza perdere riconoscibilità. Inoltre deve distinguersi da altri brand legati alla sostenibilità, che utilizzano palette simili, dimostrando come la teoria del colore venga applicata concretamente nel branding contemporaneo. A questo punto il passaggio alla tipografia è naturale, perché anche le lettere funzionano secondo logiche molto simili al colore. Non sono elementi neutri, ma strumenti di comunicazione. Una tipografia serif può trasmettere autorevolezza e tradizione, mentre una sans serif risulta più moderna e minimale. Una tipografia bold comunica forza e presenza, mentre una light suggerisce eleganza e leggerezza. Esattamente come nel colore, anche nella tipografia contano contrasto, proporzione e contesto, e il modo in cui questi elementi vengono combinati determina la percezione finale del messaggio. La tipografia nasce come estensione diretta della scrittura e della stampa. Per secoli il testo è stato solo un mezzo per trasmettere contenuto, non qualcosa da progettare visivamente. Le lettere seguono la logica della calligrafia e della stampa manuale, forme ereditate, regole storiche, gesti ripetuti. Non esiste ancora un'idea di composizione come progetto. La pagina è funzionale, ma non ancora pensata. Serve a leggere, non a guidare lo sguardo. Con la Bauhaus tutto cambia. La tipografia entra dentro un sistema più ampio dove forma, colore e spazio lavorano insieme. Il testo non è più solo contenuto, diventa struttura visiva. Serve a creare ordine, ritmo, direzione. Si eliminano decorazioni superflue e si introducono griglie rigorose che organizzano lo spazio con precisione quasi matematica. Il carattere sans serif diventa centrale, più diretto, più pulito, più leggibile. La tipografia smette di essere stile e diventa metodo. La pagina non è più un contenitore neutro, diventa un sistema progettato. Il bianco non è vuoto, è respiro, pausa, tensione visiva. Le distanze tra lettere, parole e blocchi di testo vengono controllate per creare ritmo e gerarchia. Inizia a emergere un'idea fondamentale. Non conta solo cosa si dice, ma come lo spazio lo organizza. Tra anni 40 e 60 la tipografia diventa ancora più rigorosa. Il design si trasforma in sistema. Nascono le griglie modulari, strutture invisibili che permettono di costruire layout coerenti, indipendentemente dal contenuto. Ogni elemento ha una posizione precisa.
Nulla è casuale. La chiarezza diventa l'obiettivo assoluto. Tutto deve essere leggibile, ordinato, immediato. Con l'arrivo del computer, la tipografia si libera dai limiti della stampa. Le lettere non sono più statiche, possono essere scalate, deformate, ruotate, animate. Il testo diventa anche immagine, materia visiva, movimento. Nasce una nuova libertà espressiva, dove la tipografia non descrive soltanto, comunica anche attraverso la forma. Con il web cambia tutto di nuovo. La tipografia deve adattarsi a schermi diversi, contesti diversi, condizioni diverse. Uno stesso testo deve restare leggibile ovunque, piccolo o grande, chiaro o scuro, fisso o dinamico. Nasce la tipografia responsive, flessibile, adattiva, quasi intelligente. La priorità resta la leggibilità, ma dentro un sistema molto più complesso. Oggi la tipografia è una parte centrale dell'identità visiva. Ogni font comunica qualcosa, un tono, una personalità, un'intenzione. Una serif richiama tradizione e autorevolezza. Una sans serif parla di modernità e semplicità. I brand non si limitano più a scegliere un carattere, costruiscono sistemi tipografici interi, combinando stili e pesi diversi. La tipografia diventa voce, non solo forma. La tipografia ha seguito lo stesso percorso del colore. Da elemento naturale e intuitivo, legato alla scrittura e alla tradizione, è diventata prima un sistema progettato, poi un linguaggio tecnico e controllato. Oggi ogni scelta tipografica è una decisione di comunicazione precisa. Non riguarda solo la forma delle lettere, ma il modo in cui un messaggio prende direzione, tono, identità. Un esempio recente lo si vede nel nuovo logo dell'Amazzonia brasiliana. Un sistema in cui le lettere non vengono disegnate in modo convenzionale, ma trovate dentro la geografia reale dei fiumi, come se il territorio stesso diventasse alfabetico. In questo caso, la tipografia non rappresenta più la natura. La natura diventa tipografia. E qui si chiude il cerchio. La scrittura non è più solo un mezzo per dire qualcosa, ma un modo per costruire un'immagine del mondo. La tipografia non è più solo testo. Un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.